Ci sono momenti nella storia in cui la realtà sembra superare la fantasia. Figure carismatiche emergono in epoche diverse, ma seguono traiettorie quasi parallele, come se fossero legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. È il caso di Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler, due dei personaggi più controversi e influenti della storia europea, protagonisti assoluti dei rispettivi secoli. La loro esistenza, le scelte che hanno compiuto, le guerre che hanno scatenato e persino le loro cadute sembrano essere scandite da una serie di coincidenze impressionanti, quasi inquietanti. Nati a distanza di circa 120 anni, entrambi emersero in un'epoca di caos politico ed economico, riuscendo a trasformare la disperazione dei loro popoli in consenso e potere assoluto. Il loro impatto sull'Europa fu devastante e le loro azioni cambiarono per sempre il volto del continente. Ma ciò che colpisce maggiormente non è solo la portata dei loro atti, bensì il modo in cui certi avvenimenti sembrano ripetersi in modo quasi speculare. Stesse tappe, stesse ambizioni, stessi errori. Persino le date e i dettagli più minuti sembrano volerci raccontare una storia ciclica, dove gli stessi drammi si ripresentano sotto maschere diverse. Esploriamo in profondità le 5 coincidenze più sorprendenti tra la vita e le imprese di Napoleone e Hitler. Analizzeremo non solo i fatti, ma anche il contesto che li ha generati, cercando di comprendere se si tratta davvero di coincidenze o di schemi ricorrenti nel grande disegno della storia. Questo viaggio non ha solo lo scopo di stupire, ma anche di riflettere, perché conoscere il passato in tutte le sue sfumature è il primo passo per non ripeterne gli errori. Preparati a scoprire come due uomini in due epoche così distanti possano sembrare così inquietantemente simili. Una storia di ambizione, potere, gloria e rovina, raccontata attraverso le lenti dell'analisi storica e della curiosità. Quando si analizza la vita di Napoleone Bonaparte e di Adolf Hitler, una delle prime somiglianze che balza all'occhio è il modo in cui entrambi hanno raggiunto il potere. Sebbene si trovassero in contesti storici, culturali e politici radicalmente differenti, le dinamiche che hanno permesso la loro ascesa sono sorprendentemente simili. In entrambi i casi si trattava di paesi in ginocchio, devastati da crisi interne ed esterne, dove il popolo era alla disperata ricerca di ordine, riscatto e identità nazionale. Fu in questo vuoto politico e psicologico che Napoleone e Hitler seppero inserirsi con ambizione e astuzia. Nel caos post-rivoluzionario della Francia del tardo Settecento, Napoleone era inizialmente solo un giovane generale di talento. Ma in un paese dove la monarchia era crollata, i nobili erano stati decimati e i governi rivoluzionari si succedevano uno dopo l'altro con instabilità cronica, bastava poco per emergere. La Francia era sull'orlo della bancarotta, il popolo affamato e stanco della violenza rivoluzionaria. Napoleone si fece conoscere con una serie di brillanti vittorie militari in Italia e in Egitto, che gli conferirono prestigio nazionale. Quando rientrò in Francia nel 1799, trovò il terreno pronto. Il direttorio, l'organo esecutivo della Repubblica, era debole e impopolare. Con il colpo di Stato del 9 novembre 1799, Napoleone si impadronì del potere, instaurando un consolato che ben presto sarebbe diventato una dittatura personale. Nel 1804 si incoronò imperatore, ponendo fine alla Repubblica. La situazione in Germania nel primo dopoguerra non era meno drammatica. Il Trattato di Versailles del 1919 aveva umiliato il paese, imponendo durissime condizioni economiche e militari. L'inflazione galoppava, la disoccupazione era alle stelle e il malcontento diffuso. La Repubblica di Weimar, fragile esperimento democratico, non riusciva a tenere unite le diverse anime del paese. Era un terreno fertile per estremismi di ogni tipo. Hitler, veterano della Grande Guerra, si fece strada inizialmente come agitatore politico all'interno del Partito Nazionalsocialista. Dopo il fallito colpo di Stato del 1923, il Putsch di Monaco scontò pochi mesi di prigione, durante i quali scrisse il suo manifesto ideologico Mein Kampf.
Negli anni successivi utilizzò magistralmente la propaganda e le paure collettive per crescere nei consensi. Quando la crisi del 1929 colpì duramente anche la Germania, Hitler ne approfittò. Nel 1933 fu nominato cancelliere da Hindenburg. Dopo l'incendio del Reichstag e l'approvazione dei pieni poteri, nel 1934 si autoproclamò Führer, instaurando un regime totalitario. Entrambi giunsero al potere in maniera legale, ma approfittando di un contesto di disordine istituzionale. Entrambi promisero stabilità, orgoglio nazionale e un nuovo inizio. Entrambi sedussero il popolo con un misto di retorica, simbolismo e visione del destino. Entrambi, infine, trasformarono le istituzioni democratiche in strumenti della loro dittatura personale. Anche le date sono impressionanti. Napoleone, dal colpo di Stato nel 1799, divenne imperatore nel 1804. Hitler, da cancelliere nel 1933, divenne Führer nel 1934. Esattamente 134 anni di distanza tra i due momenti iniziali. Sarà solo una curiosità numerica, ma segna simbolicamente l'inizio di due traiettorie che, come vedremo, continueranno a riflettersi l'una nell'altra in modo sempre più inquietante. Dopo aver consolidato il potere nei rispettivi paesi, sia Napoleone Bonaparte che Adolf Hitler rivolsero la loro attenzione all'obiettivo più ambizioso e temerario, il dominio dell'intera Europa. In entrambi i casi questa fase fu caratterizzata da campagne militari fulminee, alleanze forzate e un'espansione territoriale impressionante. Ma ciò che rende il parallelo ancora più sorprendente non è solo la velocità con cui entrambi estesero il proprio controllo sul continente, bensì il modo in cui replicarono gli stessi schemi di invasione, occupazione e dominio ideologico. Dopo essersi autoincoronato imperatore dei francesi nel 1804, Napoleone iniziò una serie di campagne militari con l'obiettivo dichiarato di consolidare il potere della Francia, ma con la finalità implicita di costruire un ordine europeo sotto la sua egemonia. Napoleone riorganizzò i territori conquistati secondo modelli amministrativi francesi, abolendo i privilegi feudali, imponendo codici civili e mettendo al potere fratelli e generali fidati. Il suo disegno europeo non era solo militare, ma anche ideologico. Voleva diffondere gli ideali rivoluzionari sotto l'egida di un impero illuminato. Adolf Hitler, salito al potere nel 1933, preparò sin da subito la Germania a una guerra di conquista. Il suo progetto era quello di creare una grande Germania e assicurare lo spazio vitale per il popolo tedesco a est. Come Napoleone, anche Hitler lanciò una serie di campagne rapide e brutali. Nel 1938-1939 annessi Austria e Sudeti con l'accordo di Monaco, invase poi la Cecoslovacchia e infine la Polonia. L'invasione polacca segnò l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940, con la fulminea Guerra Lampo, Hitler invase Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio e Francia in pochi mesi. La caduta di Parigi in sole 6 settimane fu uno shock per il mondo intero. Hitler impose governi fantoccio o dirette amministrazioni militari nei territori conquistati, avviando al contempo politiche di germanizzazione, deportazioni e sterminio. A differenza di Napoleone, Hitler non voleva semplicemente governare l'Europa, ma trasformarla radicalmente secondo i dogmi del nazionalsocialismo. Una nuova gerarchia razziale, una cultura uniformata e uno spazio orientale popolato da coloni tedeschi dopo la distruzione delle popolazioni slave ed ebraiche. Durante il loro apice, Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler furono protagonisti di conquiste militari senza precedenti, espandendo i loro imperi in tempi sorprendentemente brevi. Napoleone, tra il 1805 e il 1812, riuscì a portare sotto il controllo francese gran parte dell'Europa continentale. Allo stesso modo, Hitler, tra il 1939 e il 1941, portò la Germania a dominare vaste porzioni del continente, avanzando rapidamente grazie a una combinazione di guerre lampo, alleanze forzate e occupazioni brutali. Entrambi raggiunsero l'apice della loro espansione in circa 6-7 anni, tempo in cui riuscirono a trasformare l'assetto politico dell'intera Europa. Il modo in cui cercarono di consolidare questo dominio rivela un'altra sorprendente somiglianza.
Napoleone, per rafforzare il controllo sui territori conquistati, impose la sua famiglia e i suoi più fidati generali sui troni europei. Suo fratello Giuseppe, ad esempio, fu nominato re di Spagna, mentre altri parenti furono insediati nei Paesi Bassi, in Italia e in Germania. Hitler, pur non potendo contare su una dinastia da imporre, adottò un modello simile attraverso l'istituzione di regimi collaborazionisti, come in Francia con il governo di Vichy, o mediante l'amministrazione diretta da parte di funzionari del partito nazista o di governatori militari nei territori occupati. Tuttavia, la supremazia di entrambi fu messa a dura prova da una forma di resistenza che si rivelò decisiva. In Spagna l'invasione napoleonica fu accolta con una guerriglia feroce e persistente da parte della popolazione locale. La resistenza spagnola, con il supporto britannico, logorò profondamente le forze francesi, trasformando l'occupazione in un incubo. Parallelamente anche Hitler dovette fare i conti con movimenti partigiani estremamente attivi, specialmente in Polonia, in Jugoslavia e soprattutto in Unione Sovietica. Questi movimenti, supportati da reti clandestine e dall'aiuto degli alleati, contribuirono a minare la stabilità dell'occupazione nazista. In entrambi i casi la popolazione occupata non rimase passiva, ma reagì con una resistenza capillare che erose progressivamente la forza dell'invasore. Alla base delle loro ambizioni c'era una visione del mondo profondamente personale e messianica. Napoleone si considerava il portatore di un nuovo ordine europeo, fondato sui principi della modernità giuridica, dell'efficienza amministrativa e di una meritocrazia militare. La sua visione era quella di un'Europa unificata sotto l'egida della legge napoleonica, con una struttura statale centralizzata e ordinata. Hitler, dal canto suo, coltivava una visione radicalmente diversa, ma altrettanto totalizzante. L'Europa doveva essere rifondata secondo il principio della supremazia razziale, con la Germania come centro di un impero ariano destinato a durare 1000 anni. Entrambi, in modi diversi, si vedevano come uomini del destino, investiti di una missione storica. Il momento di massima espansione rappresentò anche l'inizio della loro rovina. Nel 1812 l'impero di Napoleone si estendeva dal Portogallo alla Russia, includendo gran parte dell'Italia, della Germania e dell'Europa centrale. Nel 1942 Hitler controllava un territorio che andava dalla Norvegia al Nord Africa, dal canale della Manica fino alle porte del Caucaso. Eppure, fu proprio in quel momento di massimo splendore che commisero entrambi lo stesso errore strategico: sottovalutare la Russia. Napoleone lanciò la sua celebre campagna di Russia nel 1812, convinto che avrebbe piegato facilmente l'impero degli zar. Ma l'immensità del territorio, il clima rigido, la logistica insostenibile e la strategia della terra bruciata adottata dai russi portarono alla catastrofica ritirata della Grande Armée. Analogamente, Hitler invase l'Unione Sovietica nel 1941 con l'operazione Barbarossa, nella convinzione che Mosca sarebbe caduta in pochi mesi. Anche lui si scontrò con la vastità del territorio, con l'inverno russo e con una feroce resistenza che fece svanire ogni sogno di vittoria rapida. In entrambi i casi questi leader non solo sottovalutarono le difficoltà concrete dell'invasione, ma sopravvalutarono anche la solidità del proprio impero. Credevano che la loro macchina militare fosse invincibile, che i popoli sottomessi non avrebbero mai avuto la forza di ribellarsi, che la loro visione del mondo sarebbe durata nei secoli. La realtà invece si incaricò di dimostrare il contrario. L'espansione troppo rapida, la mancanza di consolidamento, l'eccesso di fiducia e la sottovalutazione dei nemici interni ed esterni portarono entrambi alla disfatta. La parabola di Napoleone e Hitler, nella sua impressionante somiglianza, è una lezione senza tempo sul pericolo dell'ambizione senza misura, sull'illusione del dominio assoluto e sull'inevitabile crollo di ogni impero costruito sull'arroganza. Se c'è un episodio nella storia che mostra quanto Napoleone e Hitler abbiano camminato su strade parallele verso la catastrofe, è la loro disastrosa decisione di invadere la Russia. Separati da oltre un secolo, questi due uomini potenti e visionari, convinti della propria invincibilità, si avventurarono nelle vaste terre dell'Est con eserciti colossali, pieni di fiducia. Eppure, in entrambi i casi ciò che iniziò come un'impresa di conquista
si trasformò in un incubo di proporzioni epiche. Nel 1812 l'impero napoleonico era al suo apice. Dopo anni di trionfi militari, Napoleone dominava gran parte dell'Europa continentale, ma la fragile alleanza con lo zar Alessandro I si era incrinata. La causa scatenante fu l'uscita della Russia dal blocco continentale, il sistema imposto da Napoleone per isolare economicamente la Gran Bretagna. Di fronte a quella che considerava un'insubordinazione intollerabile, l'imperatore decise di punire la Russia con un'invasione su larga scala. La Grande Armée, composta da circa 600.000 uomini provenienti da quasi tutti gli angoli dell'Europa, attraversò il fiume Niemen nel giugno 1812. L'idea era semplice e ambiziosa: infliggere una sconfitta rapida e decisiva all'esercito russo, costringere lo zar alla resa e riaffermare il dominio francese in Europa orientale. Ma la Russia aveva altri piani. Gli eserciti dello zar evitarono lo scontro frontale, ritirandosi lentamente verso l'interno e adottando la strategia della terra bruciata. Villaggi incendiati, raccolti distrutti, pozzi contaminati. Inseguendo un nemico che sembrava sfuggente, Napoleone vide le sue linee di rifornimento allungarsi sempre di più. Quando raggiunse Mosca a settembre, trovò la città deserta e in gran parte incendiata. Incapace di negoziare una pace e privo di approvvigionamenti adeguati, fu costretto a ordinare la ritirata. L'inverno russo si abbatté sulla Grande Armée con una ferocia implacabile. Gelo, fame, malattie e continui attacchi dei cosacchi trasformarono la ritirata in un'agonia. Dei 600.000 uomini partiti, meno di 100.000 riuscirono a tornare. La campagna di Russia segnò il punto di svolta della parabola napoleonica. La sua immagine di invincibilità fu distrutta, le nazioni soggette si sollevarono e le coalizioni nemiche si rafforzarono. Anche Hitler, come Napoleone, decise di invadere la Russia nel momento di massimo potere. Dopo le vittorie lampo in Polonia, Francia, Scandinavia e nei Balcani, il Terzo Reich sembrava inarrestabile. Ma Hitler non si accontentava del dominio sull'Europa occidentale. La sua ideologia, espressa nel Mein Kampf, prevedeva esplicitamente la conquista dello spazio vitale ad est. L'Unione Sovietica, con le sue ricchezze agricole e minerarie e il suo immenso territorio, rappresentava per lui sia un obiettivo strategico sia un nemico ideologico. Il bolscevismo ebraico andava distrutto. L'operazione Barbarossa iniziò il 22 giugno 1941. 3 gruppi d'armata tedeschi con oltre 3 milioni di soldati, 600.000 veicoli e migliaia di aerei attraversarono il confine sovietico. All'inizio fu un successo clamoroso. Centinaia di migliaia di soldati sovietici furono accerchiati e catturati. Le città cadevano una dopo l'altra e l'avanzata sembrava inarrestabile. Ma come accadde a Napoleone, anche Hitler sottovalutò la resilienza del nemico e la vastità del territorio. Le distanze erano immense, le strade impraticabili e la logistica diventava sempre più difficile. L'esercito tedesco arrivò alle porte di Mosca a novembre, ma non riuscì a sfondare le difese sovietiche. L'inverno russo ancora una volta giocò un ruolo decisivo. Nonostante l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, i tedeschi erano impreparati al gelo e le perdite crebbero esponenzialmente. Nel dicembre 1941 l'Armata Rossa lanciò una massiccia controffensiva, costringendo i tedeschi alla ritirata. Da quel momento l'inerzia del conflitto cambiò. Hitler continuò a combattere su più fronti, ma l'operazione Barbarossa si rivelò un errore strategico irreversibile. La guerra in Russia divenne un pozzo senza fondo, sia in termini umani che di risorse. I parallelismi di questi due personaggi non possono lasciare indifferenti. Per Napoleone la disfatta in Russia fu l'inizio della fine. Gli eserciti nemici si riunirono e iniziarono a spingerlo sempre più indietro. Nel 1814 Parigi fu occupata e lui costretto all'esilio sull'isola d'Elba. Per Hitler la disfatta davanti a Mosca fu il primo grande fallimento della guerra. Da quel momento la Wehrmacht iniziò a subire sconfitte su più fronti, culminate con la tragica battaglia di Stalingrado del 1942-43 e infine con la caduta di Berlino nel 1945.
Entrambi i leader furono accecati dal proprio successo e dalla convinzione di poter piegare a volontà ogni nazione, ogni geografia, ogni popolo. La Russia si rivelò più grande, più ostile e più determinata del previsto. Inseguendo la gloria, finirono per cadere in una trappola che la storia aveva già scritto. Ed è proprio questo che rende la coincidenza così inquietante. Non solo le somiglianze nei numeri, nei percorsi e nei destini, ma l'incapacità di apprendere dagli errori del passato. Uno dei tratti più significativi e allo stesso tempo inquietanti dei percorsi storici di Napoleone e Hitler è rappresentato dal modo in cui entrambi si trovarono, a un certo punto delle loro conquiste, circondati e osteggiati da vaste coalizioni internazionali. Il concetto stesso di coalizione è un indicatore potente del timore che i loro regimi suscitavano. Alleanze tra nazioni diverse, spesso ideologicamente distanti tra loro, si formarono con l'unico scopo di fermare un potere che appariva sempre più minaccioso per l'equilibrio europeo e mondiale. In entrambi i casi la coalizione divenne un fattore determinante per la sconfitta finale. Durante le guerre napoleoniche tra il 1792 e il 1815 si formarono ben 7 coalizioni europee, ognuna composta da un numero crescente di potenze che si allearono per fermare l'espansione militare e politica della Francia rivoluzionaria e, successivamente, dell'impero napoleonico. Le prime coalizioni tra il 1792 e il 1802 si concentrarono sulla soppressione della rivoluzione francese e sul contenimento della sua diffusione ideologica. Con l'ascesa di Napoleone, però, il conflitto si trasformò in una lotta per fermare l'espansione imperiale francese. Le potenze europee, tra cui Gran Bretagna, Austria, Russia, Prussia, Spagna e Svezia, si alternarono nella composizione delle varie alleanze. Le campagne di Austerlitz del 1805, di Jena del 1806 e di Wagram del 1809 segnarono vittorie schiaccianti di Napoleone, tanto da smantellare momentaneamente le alleanze. Tuttavia, la sconfitta in Russia nel 1812 fu il catalizzatore per la sesta coalizione che unì Russia, Prussia, Austria, Svezia, Regno Unito, Spagna e altri piccoli stati tedeschi in un fronte unico. Questa coalizione sconfisse Napoleone nella battaglia di Lipsia del 1813, la più grande battaglia dell'epoca fino a quel momento, con oltre 600.000 soldati coinvolti. Dopo la disfatta, Napoleone fu costretto ad abdicare nel 1814 e fu esiliato sull'isola d'Elba. Anche il suo ritorno nel 1815, i famosi 100 giorni, fu bloccato dalla settima coalizione, che lo sconfisse definitivamente a Waterloo. L'interesse comune delle grandi potenze europee a restaurare un equilibrio basato sulla diplomazia e sul rispetto dei confini tradizionali fu più forte delle loro rivalità storiche. La minaccia rappresentata da Napoleone fu così grave da portare alla creazione di un ordine post-bellico duraturo, il Congresso di Vienna. Nel caso di Adolf Hitler, le coalizioni si svilupparono in un contesto ancora più globale. Dopo l'invasione della Polonia nel 1939, che segnò l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, si formò la coalizione alleata, inizialmente composta da Regno Unito e Francia. Con il tempo questa coalizione si ampliò enormemente, includendo Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina, Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Sudafrica e numerose altre nazioni. Hitler riuscì, nei primi anni del conflitto, a schiacciare molti degli avversari europei con le sue guerre lampo, conquistando Francia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, Grecia e gran parte dei Balcani. Tuttavia, l'invasione dell'Unione Sovietica nel 1941 e l'entrata in guerra degli Stati Uniti dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor nel dicembre 1941 cambiarono radicalmente il corso del conflitto. La potenza industriale americana, unita alla resilienza sovietica e all'esperienza militare britannica, creò una coalizione globale senza precedenti, sia in termini di risorse sia di strategia militare coordinata. Nel 1943, con la sconfitta dell'Africa Korps di Rommel in Nord Africa e la caduta di Mussolini in Italia, la coalizione alleata prese l'iniziativa. L'apertura di 2 fronti, uno a est con l'Armata Rossa che avanzava verso Berlino e uno a ovest con lo sbarco in Normandia, portò al collasso del Terzo Reich. Berlino fu conquistata nel maggio 1945 e Hitler si suicidò nel suo bunker.
Un altro aspetto impressionante della simmetria tra le parabole di Napoleone e Hitler risiede nella dinamica delle coalizioni che, in tempi diversi, riuscirono a porre fine ai loro sogni di dominio assoluto. In entrambi i casi l'opposizione si formò non come una naturale alleanza tra stati amici, ma come una reazione necessaria e strategica contro una minaccia comune. La varietà e l'eterogeneità dei membri di queste coalizioni è notevole. Potenze con rivalità storiche e ideologie spesso contrastanti come Gran Bretagna e Russia o Stati Uniti e l'Unione Sovietica riuscirono a superare le loro differenze per fronteggiare un nemico percepito come esistenziale. All'inizio, tuttavia, l'alleanza contro questi due colossi sembrò fragile. Le vittorie lampo di Napoleone in Europa e quelle di Hitler durante i primi anni della Seconda Guerra Mondiale sembravano confermare l'invincibilità del nemico. Austerlitz, Jena, Wagram da un lato, Polonia, Francia, Balcani e inizialmente anche l'URSS dall'altro. Questi successi travolgenti indebolirono lo spirito delle coalizioni, causando disorganizzazione, scoramento e talvolta vere e proprie defezioni. Ma la pressione esercitata dal pericolo incombente spinse i membri delle alleanze a rivedere le proprie strategie, a superare i propri sospetti reciproci e a cercare una coordinazione più efficace. Il processo che portò alla caduta definitiva di entrambi fu sorprendentemente simile anche nel ritmo. Dopo il punto di rottura le sconfitte si fecero sempre più gravi e ravvicinate. Per Napoleone la battaglia di Lipsia nel 1813, chiamata anche la battaglia delle nazioni, rappresentò il colpo più duro prima della definitiva disfatta a Waterloo nel 1815. Per Hitler la battaglia di Stalingrado segnò il principio della fine e la presa di Berlino nel 1845 fu il momento conclusivo del crollo del Terzo Reich. Entrambi i leader caddero sotto il peso combinato della controffensiva militare e del progressivo sgretolamento interno. Napoleone fu costretto all'esilio, Hitler scelse il suicidio. Infine, le coalizioni vittoriose si trovarono davanti a una sfida fondamentale. Cosa fare con il mondo che avevano contribuito a ricostruire dalle macerie? Nel caso di Napoleone, il Congresso di Vienna del 1815 fu il grande laboratorio diplomatico dove si ridisegnò l'Europa, cercando di restaurare l'equilibrio tra le potenze tradizionali e prevenire future egemonie. Dopo la Seconda Guerra Mondiale lo stesso compito spettò alle conferenze di Yalta e Potsdam, in cui si gettarono le basi del nuovo ordine mondiale, segnato però da una nuova e potente tensione ideologica, la Guerra Fredda. In entrambi i casi la caduta di questi imperi personali non segnò solo la fine di un'epoca bellica, ma l'inizio di una profonda riorganizzazione geopolitica. Le coalizioni nate nella necessità si trasformarono in protagoniste della pace o almeno dell'equilibrio, lasciando un segno profondo nella storia del mondo. La capacità delle nazioni di mettere da parte differenze ideologiche o interessi immediati per far fronte a una minaccia più grande è una costante nella storia. Tuttavia, tanto Napoleone quanto Hitler sottovalutarono questa dinamica. Entrambi credevano che le divisioni tra i loro nemici avrebbero impedito una risposta efficace e coordinata. Eppure fu proprio l'unità dei loro oppositori a causare la loro rovina. Ancora una volta, la storia ci insegna che nessuna potenza è invincibile quando il mondo si unisce per difendere i propri valori fondamentali. Se l'ascesa al potere di Napoleone e Hitler fu rapida e travolgente, la loro fine fu altrettanto drammatica e segnata da una sorta di simmetria storica che continua a impressionare gli studiosi. Entrambi i leader terminarono la loro parabola in solitudine, isolati dal mondo che avevano contribuito a trasformare con forza e violenza. Le circostanze dei loro ultimi giorni rivelano inquietanti analogie. La sconfitta finale, il tradimento di molti alleati, l'isolamento politico e psicologico, la caduta rovinosa del loro impero e, infine, una morte lontana dalla gloria. Dopo la disastrosa campagna di Russia e la successiva sconfitta nella battaglia di Lipsia, Napoleone perse gradualmente il controllo sull'Europa. Le potenze della Sesta Coalizione avanzarono verso Parigi, costringendolo ad abdicare il 6 aprile 1814. Fu esiliato sull'isola d'Elba, al largo della costa italiana, ma la sua ambizione non era ancora domata. Nel marzo del 1815 Napoleone fuggì da Elba e tornò in Francia per quello che sarebbe passato alla storia come il periodo dei 100 giorni. La sua riconquista del potere fu spettacolare, ma effimera. Le potenze europee reagirono con fermezza e il 18 giugno 1815 Napoleone fu sconfitto nella storica battaglia di Waterloo.
Questa volta non ci fu alcuna possibilità di redenzione. Fu catturato e deportato nell'isola di Sant'Elena, un piccolo avamposto britannico nell'Oceano Atlantico meridionale a più di 1800 km dalla costa africana. Qui trascorse gli ultimi 6 anni della sua vita in esilio, sorvegliato costantemente, lontano da qualsiasi influenza politica o militare. Napoleone morì il 5 maggio 1821 a 51 anni, probabilmente per un cancro allo stomaco, anche se teorie alternative parlano di avvelenamento. La sua morte fu silenziosa, lontana dal clamore dei campi di battaglia e dal fervore delle folle parigine. Il corpo fu sepolto sull'isola, ma nel 1840 fu riesumato e riportato a Parigi, dove oggi riposa agli Invalides, come simbolo della grandeur francese. Anche per Adolf Hitler la parabola discendente fu repentina. Dopo le clamorose sconfitte militari del 1943-44, tra cui la battaglia di Stalingrado e lo sbarco in Normandia, l'esercito tedesco fu costretto a una ritirata continua. Nel 1945 le truppe sovietiche circondarono Berlino. Hitler si rifugiò nel Führerbunker, un rifugio sotterraneo sotto la cancelleria del Reich. Negli ultimi mesi della guerra Hitler era isolato, fisicamente e mentalmente. I suoi ordini erano sempre più irrazionali e molti dei suoi generali come Göring e Himmler cercarono di prendere il potere o trattare con gli alleati. Il 30 aprile 1945, con l'Armata Rossa a pochi metri dal bunker, Hitler si suicidò sparandosi alla testa. Accanto a lui, Eva Braun, che aveva sposato il giorno prima, si avvelenò con il cianuro. Il corpo fu bruciato nel giardino della cancelleria per evitare che cadesse nelle mani dei nemici, seguendo le istruzioni dello stesso Hitler. Il bunker fu poi distrutto e nessuna tomba ufficiale fu mai allestita. Il suo corpo non fu mai sepolto con onori. Simbolicamente, la sua memoria fu cancellata. Sia Napoleone che Hitler terminarono la loro vita nel più profondo isolamento. Circondati da pochi fedelissimi, sempre più diffidenti e paranoici, finirono per distaccarsi dalla realtà. Entrambi credevano di poter ancora ribaltare le sorti del destino, nonostante tutto fosse già perduto. Napoleone a Sant'Elena dettò le sue memorie cercando di riscrivere la sua immagine, presentandosi come un martire della libertà. Hitler, nei suoi ultimi giorni, continuava a credere nella distruzione totale dei nemici e nell'imminente caduta delle forze del male, che per lui erano comunismo e giudaismo, rifiutandosi di ammettere la sconfitta. Hitler morì a 56 anni, Napoleone a 51, entrambi in contesti di rovina totale. Le loro morti furono, in un certo senso, l'unico momento in cui sembrarono realmente umani, fragili, vulnerabili, sconfitti. Un'altra somiglianza interessante riguarda il destino delle loro memorie. Dopo la morte Napoleone fu riabilitato. Da tiranno e usurpatore divenne simbolo dell'identità francese, dell'epopea nazionale, dell'eroe romantico caduto per eccesso di ambizione. La sua figura fu esaltata dalla letteratura, dalla musica, dalla pittura e dalla retorica politica. Ancora oggi divide l'opinione pubblica, ma resta centrale nella memoria storica europea. Per Hitler, al contrario, la damnatio memoriae fu totale. In Germania è illegale glorificare la sua figura o esporre simboli nazisti. La sua memoria è associata all'Olocausto, alla guerra totale, alla distruzione dell'Europa. Non esiste alcun luogo ufficiale in cui la sua figura venga commemorata positivamente. Tuttavia, il fascino sinistro del suo personaggio ha alimentato, come per Napoleone, una vasta produzione storiografica, cinematografica e letteraria. Il fallimento finale dei due leader segna la fine dei due sogni imperiali, quello napoleonico, basato sulla diffusione degli ideali rivoluzionari francesi con le armi, e quello nazista, fondato sull'ideologia razzista e sull'espansionismo militare. Entrambi i progetti ambivano a un nuovo ordine europeo, ma entrambi si infransero contro la realtà geopolitica e la resistenza dei popoli oppressi. L'esilio di Napoleone e il suicidio di Hitler non sono solo due finali tragici, sono la rappresentazione simbolica della caduta dell'uomo onnipotente, colui che si credeva invincibile. La storia, come sempre, ha l'ultima parola. Le coincidenze tra Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler non sono solo curiosità storiche da elencare. Rappresentano uno specchio inquietante della ciclicità degli eventi umani.
Due uomini nati in contesti diversi, guidati da ideologie differenti e da visioni del mondo opposte, hanno compiuto scelte simili e subito sorti tragicamente parallele. Entrambi hanno incarnato il volto del potere totalizzante, riuscendo a canalizzare il malcontento popolare in un progetto personale che ha travolto le istituzioni, le libertà e le nazioni. Eppure, proprio nel momento in cui sembravano invincibili, hanno cominciato a commettere errori fatali, figli dell'eccesso di fiducia in se stessi e della convinzione di poter piegare la realtà alla loro volontà. La storia di Napoleone e Hitler ci ricorda che il carisma e l'intelligenza non sono mai garanzia di saggezza e che ogni impero costruito sulla violenza, sull'ambizione smodata e sulla negazione dell'altro è destinato prima o poi a crollare. La loro fine, così simile e così tragica, è una lezione eterna. Nessun potere è eterno, nessuna gloria dura per sempre e la storia non perdona gli errori di chi dimentica la fragilità della condizione umana. Napoleone e Hitler sono stati protagonisti di un passato oscuro, ma conoscerli e comprenderli ci aiuta a evitare che quel passato si ripeta. Le coincidenze inquietanti che li legano non sono soltanto aneddoti, sono campanelli d'allarme, segni che ci ricordano quanto sia sottile il confine tra la leadership e la tirannia, tra il sogno e l'incubo. Due uomini diversi, 2 secoli diversi, ma lo stesso percorso. L'ascesa rapida, l'ambizione smisurata, la Russia come miraggio, l'inverno come giudice finale. I grandi imperi sono crollati quando sembravano invincibili, ma se fossimo di nuovo all'inizio di uno di questi cicli, saremmo capaci di riconoscerlo? Se queste coincidenze ti hanno fatto riflettere, condividi il tuo punto di vista nei commenti. La storia è fatta di domande e ognuna può avere una risposta diversa.